Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale, mi chiamo SSR Journal e oggi progetteremo il tema di agosto che, come il mese precedente, sarà scrapbooking, perché in questi periodi non ho moltissimo tempo, anzi preferisco quel poco tempo che ho usarlo per fare attività all'aria aperta, tipo andare a correre, tipo non lo so, fare escursioni, andare al mare, eccetera. Quindi penso che tutti voi mi capiate, quindi sì, ho dedicato veramente pochissimo tempo alla realizzazione di questo bullet journal, ma in ogni caso va benissimo perché vuol dire che è semplice da realizzare, che è veloce e che comunque non è impegnativo per nessuno, anche per chi ha le prime armi. Il tema è principalmente arcobalenoso, quindi ho utilizzato pezzi di carta colorata molto basic, quindi facilmente reperibili. Se non sono reperibili potete stamparvi dei colori e strapparli e ottenete più o meno lo stesso risultato, oppure potete fare quelle macchie che vedrete colorate, potrete comunque farle anche con dei pennarelli, che ne so. Quindi bando alle ciance, spero che il video vi piacerà e vi auguro una buona visione. Quindi ho iniziato subito con il farmi uno schemino, adesso qui non lo vedete perché l'ho cancellato, però inizialmente mi sono fatto uno schemino delle macchie per capire più o meno dove e cosa doveva andare dove, perché altrimenti ci si mette una vita, e dico veramente ci si mette una vita a cercare di capire con i pezzettini di carta quale sta meglio dove, e soprattutto avendo anche da capire dove mettere il colore è la fine, veramente la fine. Potete stare lì ore, almeno io starei lì ore a cercare di capire qual è la combinazione perfetta per riuscire a farle venire fuori bene. Quindi in prima mi sono fatto uno schemino delle macchie senza capire il colore, quindi solo grande, piccola, media eccetera, e poi l'ho cancellato, ho staccato dei pezzettini di quelle dimensioni di quelle macchie e poi a caso, ma veramente a caso, ho provato a abbinare i vari colori. Infatti avete visto che comunque prima lo attaccavo da una parte, poi lo staccavo, lo spostavo eccetera. Tutto questo perché appunto ho voluto ispirarmi con questo tema ai washi tape che vedete adesso, che sono quelli di Creamy Shop, che sono veramente bellissimi. Sono dei washi tape arcobalenosi, alcuni sono diciamo con l'arcobaleno e altri hanno queste macchiette, e sono proprio quelle che mi hanno ispirato a questo tema, quindi li vedrete un po' in giro dappertutto perché sono i miei washi tape preferiti nella vita. Non so se in realtà li venda singolarmente nel suo shop, credo siano dentro alcuni bundle tipo con penne e l'astuccetto, però in ogni caso sappiate che li trovate. Poi allora ho scritto August sopra questa carta, solo che essendo carta velina praticamente il pennarello diciamo non dico che trapassava ma quasi, quindi se dovete fare una scelta di vita fate una scelta di vita diversa dalla mia e non usate la carta velina. Bellissimo l'effetto trasparente, ma scriverci sopra è un disastro, quindi non usatela. E ho usato uno stabilo che è il Point Max, che ultimamente mi trovo davvero bene, ve lo straconsiglio, è la dimensione perfetta per fare lettering, per colorare, per scrivere, per disegnare, veramente la dimensione perfetta, perché di solito usavo magari un pennarello nero, banalmente il basic della Giotto, però comunque quelli dopo un po' si sfibrano, invece questo rimane con la punta perfetta da mesi, anni credo, perché comunque ormai credo siano uscito da un anno almeno, e ce l'ho da quando è uscito e veramente è pazzesco. Ne ho 2 o 3, sono ancora perfetti come nuovi. Qui ho attaccato delle frasette che non mi ricordo cosa c'è scritto, però comunque insomma erano frasette che un po' ispiravano il mood di agosto un po' rilassato, un po' al mare. E per i timbri ho usato appunto questo effetto fogliette, giusto per richiamare un po' di nero anche nella pagina di sinistra, e poi sono passata appunto alla pagina del Month Calendar, che come sapete io faccio un Month Calendar quasi ristretto e un Expenses Tracker che è quasi grande come il Month Calendar, perché appunto mi serve grande e è uno dei pochi tracker che mi serve veramente e che veramente compilo con appunto voglia di compilarlo, perché sono interessata diciamo al risparmio e un po' al minimalismo, tutte quelle cose lì, quindi sì, è proprio il mio tracker della vita, cioè quello che non deve mai mancare del mio bullet journal.
come iniziava il mese di agosto, quindi sono andata a sbirciare all'inizio, per fortuna che ho fatto quel calendario quella volta. E poi come vedete c'è una macchiolina che non è composta da carta ma è composta da washi tape. Lì è perché avevo finito la carta rosa e quindi dovevo trovare un modo per fare comunque la macchiolina un po' rosetta che richiamava, quindi ho usato un washi tape che ci assomigliasse a quel colore e come sempre prima l'ho fatto diciamo sul tavolo e poi l'ho tagliato con le forbici e poi l'ho incollato come se fosse uno sticker, che è una tecnica abbastanza comoda se non fosse per il fatto che quel washi tape lì non attaccava proprio niente, una cippa, che quindi è sempre difficile farlo incollare, tagliarlo insieme eccetera. Qui ho usato lo stesso washi tape, c'è in realtà una tonalità diversa e ho appunto scritto i nomi della settimana insomma, e poi ho scritto è un fine liner di Le Pen, mi pare sia, sempre dentro i famosi set di Creamy Shop, quelli appunto dove viene dato anche il washi tape. C'era questo fine liner Le Pen che è veramente buono, non la conoscevo come marca prima di riceverla in questo bundle, però appunto non mi sono mai trovata male, quindi molto molto buoni, vanno anche bene per scrivere cose fine come appunto in questo caso i numeretti, che bisogna sempre scriverli in piccolo perché altrimenti vengono troppo grandi, esagerati eccetera. L'Expenses Tracker l'ho fatto abbastanza schematico come al solito, a mano libera, quindi è venuto anche un po' storto perché come vi ho detto risparmio di tempo questo mese, che quindi proprio a caso, cioè estremamente randomico questo bullet journal. E poi qui non sapevo dove attaccare un po' di washi tape di Creamy Shop perché giustamente essendo del tema dovevano esserci, quindi un po' li ho attaccati un po' in giro, un po' dove mi girava. E niente, quindi questo è il calendario mensile nel suo complesso, non è venuto neanche male. Preferisco la cover page, ma in ogni caso è sempre a cover page che viene bene, il resto del tema viene sempre un po' gnè secondo me. Comunque vabbè. Qui siamo arrivati alle pagine diciamo degli habits, quindi habits, e dall'altra parte voglio fare una specie di pagina che ultimamente faccio spesso, se avete notato, che è una pagina di recap tipo delle vacanze. Ultimamente sono delle vacanze, durante l'anno sono le recap mercatini. Perché per chi non lo sapesse ho una pagina che creo ceramichine e se volete seguirmi si chiama Alibi Home Decor. Ho anche uno shop che trovate giù in info box che si chiama sempre Alibi Home Decor ed è su Etsy, quindi andate a fare un salto se non lo conoscete, che appunto vendo i miei oggettini di decorazione per la casa e appunto questa cosa mi porta via parecchio tempo. Attualmente no, perché sono un po' in pausa, sto facendo un po' di bomboniere perché faccio appunto anche quelle, però appunto riprenderò da settembre, quindi questa pagina sarà dedicata a mercatini probabilmente. Quindi ho fatto un po' anche qui di macchiette a caso. Qui non mi ero fatta uno schema a matita, infatti ho fatto molta più fatica, per questo all'inizio vi ho detto che è meglio farsi uno schema a matita sotto perché altrimenti è veramente da spararsi, molto difficile. Poi ho detto vabbè, ho fatto le macchiette per la zona quella diciamo dei ricordi delle vacanze, però insomma anche quello degli habits bisognava fargli insomma un po' di macchiette e qui non sapevo se volevo fare le macchiette che erano gli habits, che forse sarebbe stato meglio, oppure attaccarci sopra qualcosa. Alla fine ho optato per attaccarci sopra qualcosa perché scrivere su quelle macchiette lì era difficile, come sapete, perché appunto carta velina sbavava tutta. Se avessi avuto una carta migliore probabilmente avrei scritto direttamente sulle macchiette perché con attaccarci sopra altre robe è diventato un po' incasinato, però vabbè insomma. E per attaccarci sopra ho usato una carta che aveva diciamo delle scritte un po' calligrafiche da una parte, però dall'altra era bianco un po' panna, chiamiamolo così, quindi appunto ho scritto i titoli per evitare che sbavasse come nel caso di August e appunto poi ho fatto anche i vari tracker e i vari appunto box che appunto per i ricordi sono 2, non chiedetemi il perché sono 2, principalmente perché farne uno unico era brutto, che quindi ho diviso lo stesso a metà, quindi comunque scriverò la stessa cosa che continua, anzi in realtà sono 3, scusate, non mi ricordavo neanche cosa ho fatto e appunto probabilmente scriverò la stessa cosa che continua, però sì, diciamo non credo che siano 2 cose diverse.
E sì, adesso mi sono ricordata perché ne ho fatti 3, perché appunto in mezzo c'è scritto recap, giustamente, perché dove lo scrivevo altrimenti. Bene, sono proprio un genio, non mi ricordo neanche quello che faccio, perfetto, siamo arrivati proprio a livelli estremi. E qui ho fatto un po' di outline, diciamo, dei 2 box, e poi ho fatto i vari rettangolini per gli habits, che in questo mese non avevo voglia di scrivere tutti i numerini, che quindi adesso vedrete tra poco ho fatto le righe per settimane, quindi settimana 1, 2, 3, 4 e 5, e in ogni settimana faccio un puntino se ho bevuto, se ho fatto workout e se ho mangiato sano, tutto qua. Quindi molto semplice, perché altrimenti a scrivere i numeretti mi stava venendo male, è già troppo caldo e non ho voglia di impegnarmi, quindi figuratevi. E allora ho trovato sto sistema di scrivere i numeri della settimana e sapere in quella settimana quante volte ho rispettato quel tracker, che comunque secondo me potrebbe aver senso. E niente, quindi questo è il mio tema, spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video.